Ciao a tutti amici del Toro, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami Toro, tendenze energetiche disponibili per amore e passioni per gennaio 2025. Ragazzi, abbiamo la forza. Periodo di espansione, periodo di apertura, di slancio in avanti e molte volte quando c'è la forza può parlare di qualche scelta che viene presa con coraggio. Andiamo a vedere di che cosa si tratta nello specifico con i tarocchi. Come sempre vi ricordo che le letture sono per un collettivo, quindi è facile che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla o se per caso voleste completare il messaggio, vi invito ad ascoltare l'ascendente o il segno lunare. Per capire poi come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida, la trovate sotto nella descrizione del video. Sempre in descrizione trovate anche i link ai corsi gratuiti presenti sul canale. Uno è un corso base di metafisica sui chakra, l'altro è un corso base di tarocchi intuitivi e poi per chi volesse approfondire la conoscenza dei tarocchi, a fine gennaio parte il corso di livello intermedio di tarocchi intuitivi. Comunque trovate il link sotto e per ogni informazione aggiuntiva vi basta scrivermi un'email. Bene ragazzi, andiamo a vedere quali sono le energie di inizio anno per l'amore e le passioni. Sacerdotessa, 8 di pentacoli, 10 di pentacoli, 6 di pentacoli, 9 di bastoni, abbiamo un fante di spade, un 3 di bastoni e una ruota della fortuna alla fine. Bene ragazzi, adesso andiamo a vedere carta per carta, cerchiamo di capire quali sono le energie disponibili per il mese, dopodiché andrò a fare i vari esempi con single, coppie insomma di una certa solidità, coppie in crisi, coppie indefinite, non ben diciamo delineate. Allora, partiamo da questa sacerdotessa, andiamo subito a vedere. Diavolo è matto. Andiamo a vedere l'otto di denari. Cinque di coppe e 8 di spade. Devo dire che l'energia d'apertura non è proprio ottimale, sinceramente, ragazzi. Non perché ci sia qualcosa di brutto, ma per una questione di rigidità mentale vostra. Ho come la sensazione che siate in un momento, mi viene da dire quasi di giudizio. È giusto, è sbagliato, è buono, è cattivo. Andiamo a vedere 10 di denari. 8 di coppe e sole. È come se il mese di gennaio vi desse la possibilità di guardare in faccia quelle che sono le vostre titubanze, le vostre rigidità, le vostre abitudini. Andiamo a vedere il 6 di denari. Ho tanto forte la sensazione che qualcuno tiri indietro o con una nuova conoscenza o con un nuovo progetto di coppia, ma questo è legato a questo diavolo. Il diavolo parla sempre di vincoli, di costrizioni,
Siccome avete anche qui un 8 di spade che pesa, che è una carta di pensieri negativi, di qualcuno che vede sempre tutto nero, anzi più nero di quello che è, questo tipo di stato mentale sento che deriva dal fatto che c'è un qualche argomento inerente all'ego. Vi faccio un esempio. Ah, per me la relazione perfetta deve essere fatta così, così e così. E se l'altra persona non rientra nei vostri parametri, boh, basta, chiuso. È come se non foste flessibili in questo caso. Andiamo a vedere ancora un'altra carta per i 6 di denari. Un'altra volta la sacerdotessa e un 4 di spade. Allora ragazzi, per qualcuno sento che c'è qualche tema con la sessualità. O tendete all'inizio di gennaio a non concedervi all'altro, sempre per una sorta di rigidità, oppure c'è proprio qualche tema problematico lì intorno. Magari non riuscite a lasciarvi andare, magari pensate che, non lo so, certi giochi siano solo per qualcun altro e non per voi. C'è come una sorta di blocco anche da quel punto di vista lì. Andiamo a vedere il 9 di bastoni, perché il 9 di bastoni è una carta di difesa, è come se voi vi steste difendendo da qualcuno, da qualcosa, è una carta di stanchezza, è una carta che mi parla di paura e qui con il diavolo e questo 8 di spade è facile che voi pensiate che se le cose non vanno esattamente come le pensate voi, saranno un disastro, però non è neanche detto che se le cose vadano esattamente come volete voi, che siano un successo, cioè nel senso... È come se avessi bisogno di imparare a essere un pochettino flessibili nei confronti della vita, non vedere così negativa la quotidianità. Anche perché qui c'è un 4 di spade, è come se avessi bisogno di guarire qualche ferita. Andiamo a vedere il 9 di bastoni. Mm, 3 arcani maggiori. Morte, giustizia e ruota della fortuna. Bisogna cambiare con certe attitudini, ragazzi. La ruota della fortuna ce l'avete 2 volte, quindi sento che entro la fine del mese questo cambio sì o sì succederà. Se per caso state aspettando, sento che siete più voi, che dovrete fare una scelta, come vi dicevo qua con la forza, ma se per caso ci fosse qualche questione burocratica, qualche questione in sospeso dove magari ci vogliono delle firme, ci sono dei contratti di mezzo con questa carta della giustizia, avendo la ruota della fortuna ben 2 volte, se fino adesso le cose sono rimaste un po' così, magari bloccatine, adesso sento che nel mese di gennaio si possono sbloccare. Andiamo a vedere il fante di spade, 4 di pentacoli, 4 di pentacoli, 10 di coppe e luna. Qualcuno qui ha un tema legato alla famiglia. È come se vi domandaste se volete veramente figli. Nel caso ne abbiate già, la parola figli la potete sostituire con la parola progetto. Quindi se c'è un'altra persona con la quale, o anche semplicemente se siete single e state pensando di creare un progetto di vita con qualcuno, è come se in questo periodo vi chiedeste, ma è quello che voglio io veramente o è quello che mi hanno detto che ci vuole per essere felice? Cioè il fatto che ci abbiano educato pensando che quando avremo una famiglia o quando avremo dei figli saremo persone complete e felici, ecco, è un po' relativo. Adesso ci si sta un po' risvegliando da questa favola in questo periodo storico, però sento che per qualcuno o ha a che fare con la sessualità, cioè le rigidità a livello di si fa così, non si fa così, certe cose non le faccio o cose di questo genere, oppure visto che abbiamo 10 di coppe e 10 di denari, è un tema legato alla famiglia. Ehm, o ai figli, appunto, voglio creare una nuova famiglia, voglio effettivamente avere dei figli, è la cosa per me, posso sentirmi un buon padre o una buona madre.
È un buon periodo di autoriflessione, vi devo dire, e avendo anche la carta della luna qua potrebbero venire a galla delle cose, delle proiezioni che prima non vedevate. Andiamo a vedere questo 3 di bastoni. Nove di bastoni che si ripete, ce l'avete già qui, e asso di spade. Ragazzi, guardate, io ho proprio la sensazione che con questo asso di spade qualche cosa verrà a galla. Qualsiasi sia il tema qui con questo diavolo, l'otto di spade, il matto al contrario, devo dire che ci sarà la possibilità di chiarire o perlomeno di farvi una nuova idea della questione. Andiamo a vedere la ruota della fortuna. 10 di bastoni e asso di pentacoli. Wow! 10, 10, 10, 10 la ruota della fortuna e 10 la ruota della fortuna. E qui abbiamo un asso di pentacoli, un asso di spade e abbiamo anche la carta del matto che comunque rappresenta nuovi inizi. Quindi io qui ragazzi sento che ci saranno nuovi inizi sia all'interno della coppia sia se siete single con qualcuno e potrebbero essere proprio inizi concreti. È come se vi lasciaste indietro ad un certo punto queste rigidità mentali, questi modi di pensare, queste responsabilità, queste aspettative. Per molti sono solo aspettative. Io dico spesso, quando l'aspettativa è nostra, cioè noi ci aspettiamo che qualcun altro ci renda felice, ok? Dobbiamo riprenderci il potere in mano ed essere noi in grado di renderci felici, non aspettarci che siano gli altri a darci quello di cui noi abbiamo bisogno, perché nel momento in cui l'altro non compie l'aspettativa, noi rimaniamo delusi, però è un nostro problema, cioè nel senso abbiamo fatto tutto da soli, abbiamo creato l'aspettativa, ci siamo arrabbiati con l'altra persona perché non ce l'ha dato e poi abbiamo creato il sentimento di delusione, frustrazione e via dicendo. Allora, partiamo con i settori. Se siete single, ragazzi, allora qui ci potrebbe essere una storia che voi volutamente volete platonica, ecco perché vi dicevo che c'era una questione con il sesso. È come se qualcuno qui dicesse, no, prima ci conosciamo in un certo modo, prima mi devi convincere, tipo, dopodiché, dopodiché si può passare al resto. Il punto cardine qui, appunto, prima è capire voi che cosa volete dall'altra persona, che cosa volete da una relazione in generale e per molti sarà molto importante anche chiedersi, ma io voglio veramente figli, non li voglio, come mi pongo nei confronti dell'altro o dell'altra? Sento che pochi si lasceranno andare a delle avventure perché state cercando qualche cosa di serio, di stabile. Devo dire che effettivamente ragazzi potrebbe iniziare qualcosa di concreto con una persona. Stavo cercando di capire se riesco a dirvi dove la incontrerete. Potrebbe essere, allora, se siete soliti fare escursioni in montagna o non lo so, viaggi organizzati piuttosto che seminari per andare a cercare le erbe terapeutiche in montagna, qualche cosa che ha a che vedere con la montagna. Sento che lì intorno ci potrebbe essere una nuova conoscenza. Se non fosse quello il vostro caso, un corso di pittura, una mostra di arte, qualcosa per lo stile. Una mostra di presepi, mi dicono. Ok, ragazzi, diciamo che l'altra persona non è che vi convinca tanto all'inizio del mese, rimarrete un po' sulle vostre, però una volta che parlerete chiaro con questo asso di spade, sarete in grado benissimo di guardare in faccia quelle che sono le vostre paure e affrontarle. Semplicemente avete una ruota della fortuna alla fine, quindi c'è come un crack, un cambio di paradigma.
La ruota della fortuna fa anche, fa anche riferimento al karma, ragazzi, quindi qui ci può essere una chiusura di un vecchio karma per iniziare un karma nuovo. Per quello che riguarda le persone che sono in una relazione, anche lì ragazzi, non va male la relazione, cioè nel senso, diciamo che siete voi che siete un po' troppo sottotono, avete questa tendenza a vedere un po' tutto nero e questo farà sì che nel mese di gennaio vi farete parecchie domande su chi siete voi, chi è l'altro, che cosa volete voi, che cosa vuole l'altro dalla relazione, insomma, è un po' come fare il punto. Devo dire che comunque, anche per voi avete un asso di pentacoli, una ruota della fortuna, c'è un cambio alla fine del mese. Può essere un cambio di prospettiva, un cambio di idee, un cambio anche di status sociale. Io qui ho come la sensazione che questa giustizia abbia bloccato un po' fino ad adesso e adesso tra la morte, la giustizia e la ruota della fortuna cambia completamente il paradigma. Quello che mi viene da dire è abbassate un pochettino le difese, ok? Perché avete ben 2 9 di bastoni e le difese sono alte perché non vi fidate della gente, non vi fidate delle persone. Con la sacerdotessa al contrario è facile che abbiate un secondo chakra super espanso, che siate super empatici e che non riusciate a riconoscere effettivamente fino a dove far arrivare l'emozione e da dove far cominciare la razione, il raziocinio, cioè le cose quando sono logiche, quando sono palesi, no? È come se in questo momento, all'inizio di gennaio, foste un po' tutti ad alti e bassi, proprio perché avete questo secondo chakra troppo aperto. È come una mancanza di confini. Però, nonostante questo, vi consiglio di utilizzare quarzi arancioni per il secondo chakra. Nella playlist dei chakra, diciamo il corso base di metafisica, lì spiego un po' come funzionano con i colori e come poterli riequilibrare. È gratuita, quindi guardatela tranquillamente, voglio dire. Per quello che riguarda, ragazzi, le persone che sono in una relazione, diciamo da un po' di tempo, sento che qualcuno si sente un po' bloccato, ma è un modo di vedere le cose. Perché non prendete l'iniziativa? Perché, guardate, è interessante perché di solito chi ha un secondo chakra molto aperto ha carenza di forza di volontà. Ok? Ed è uno dei modi per riequilibrare questo chakra è proprio lavorare con la forza di volontà. Cioè, mi dico una cosa, mi prefiggo una cosa e faccio tutti gli sforzi necessari per riuscire ad ottenere quella cosa. È come se mancasse la volontà di continuare nel lungo periodo. Però io ho come la sensazione che appunto sia solo un vostro modo di pensare. In realtà, quando metterete le carte in tavola, ragazzi, vi renderete conto che c'è un potenziale ben forte con l'altra persona e difatti poi a fine mese abbiamo un cambio, direi globale. Ruota della fortuna, cambio degli schemi, chiusura di vecchi cicli di comportamento, l'asso di pentacoli è un nuovo seme che viene piantato, una nuova strada, un dono. Ci si libera, ci si disfa con questo 10 di bastoni delle aspettative del passato. È un po' il discorso sulle aspettative che ho fatto prima. Se siete invece in una relazione più o meno nì che non vi convince tanto, allora, a parte che molto è legato all'aspettativa paura che avete voi nei confronti dell'altra persona, però vi dico, parlate chiaro. Se non vi fidate dell'altra persona, se ci sono delle cose che non vi piacciono, se non vi tornano delle cose, se non sapete ancora bene che cosa volete costruire con l'altra persona, parlate chiaro. Vedrete che c'è la possibilità di piantare un nuovo seme, di iniziare in un nuovo modo. C'è un cambio qui con questa ruota della fortuna, ce l'avete 2 volte, ragazzi? Fatemi sapere poi nei commenti. Ok, andiamo a vedere. Va bene, grazie. Allora, ecco, confusione, mi pare giusto. È come se qui ci fosse confusione su... Allora, questa carta nello specifico parla di direzioni e qui la forza è anche un po' avere il coraggio di prendere una direzione con l'asso di denari, però è anche questa sorta di indecisione.
Ma una volta che guarirete questo diavolo con questo 8 di spade, una volta che riporterete in equilibrio, vi dico, qui ci sono dei contratti in mezzo, 6 di pentacoli e la giustizia. Qui si può trattare di un regolarizzare una relazione piuttosto che di comprare una casa, fare dei progetti fisicamente in comune, però è come se le cose si risolveranno entro la fine del mese, saranno molto più chiare. Carta numero 40, maestri ascesi, e qui vi stanno dicendo che siete guidati verso dove state andando fondamentalmente, come se ci fossero delle entità di fianco a voi, degli spiriti che hanno intenzioni specifiche di aiutarvi, di proteggervi, di farvi progredire. E poi qui abbiamo la carta numero 15 che è l'arcangelo Haniel e parla di gioia, di benedizioni e di intuizioni. E vi ricordo che la sacerdotessa ce l'avete 2 volte, però quando c'è troppa mente, l'intuizione viene messa a tacere. Quando si silenzia, si azzittisce la mente, uno dei metodi è la meditazione, le intuizioni arrivano. E da lì c'è come un riequilibrio, un cambio di paradigma, perché la ruota della fortuna ce l'avete già anche qua. Amici del Toro, andiamo a vedere un koan con lo zen. Ogni giorno è un buon giorno. Senza lo zen anche i bei giorni sono brutti. Qui parla del qui e ora, essere presenti senza vivere troppo nel futuro o nel passato, ok? Perché è il fatto di essere nel momento presente, di assaporarsi ogni minuto, ogni secondo, ogni centesimo di secondo nel momento presente. Questo è anche un po', diciamo, il senso, se vogliamo, della meditazione, perché chi vive troppo nel futuro genera ansia, chi vive troppo nel passato genera tristezza e depressione. Quindi qui si tratta di fare, diciamo, del proprio meglio per assaporarsi ogni nanosecondo della vostra vita. Amici del Toro, questo è quello che avevo per voi. Spero che la lettura vi sia stata utile, spero che vi abbia dato degli spunti di riflessione interessanti, fatemelo comunque sapere nei commenti. Per sostenere il canale potete mettere like, iscrivervi o condividere il video e se volete iniziare un percorso di crescita con me vi basterà contattarmi via mail. Diversamente potete anche abbonarvi al canale. La sezione degli abbonati ha le playlist con le copertine lilla. I titoli si vedono, quindi se volete sapere quali sono i temi che vado via via trattando potete entrare nelle playlist che sono 4, numerate in ordine cronologico di visione, così vi rendete conto dei temi che vado via via trattando. Bene ragazzi, detto questo io vi auguro un inizio 2025 super splendido, vi ringrazio di essere stati qua, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!